Ottave precise vuol dire tecnica più fluida. Seguimi fino alla fine e avrai esercizi e consigli per dominare le ottave nel clarinetto. Arrivo subito dopo l'intro. Ciao, sono Emanuela e oggi parliamo di esercizi di ottava nel clarinetto. Spesso e volentieri si sente parlare di ottave. Perché sono così importanti le ottave? Perché gli esercizi di ottava nel clarinetto, se fatti bene e costantemente, aiutano tantissimo a rendere la tecnica più fluida. Perché se nelle ottave non abbiamo una buona tecnica, alla fine quando suoniamo si sentono sempre i cosiddetti scalini. Curare il micromovimento delle dita nel clarinetto non è facile, soprattutto nelle ottave. E sai perché? Perché abbiamo le difficoltà aggiuntive dei fori aperti e del fatto che quando io aziono il portavoce non ho un'ottava precisa. Quindi per avere passaggi fluidi nel clarinetto che divide con il portavoce a dodicesime, devo studiare un pochino di più. Consiglio: dedica allo studio della tecnica in generale, ma delle ottave in particolare, 10, 15, 20 minuti al giorno a seconda del tuo livello di studio. E di ascoltarti molto bene, se necessario registrati. Mi raccomando, le dita devono essere agili ma morbide. Cosa vuol dire? Che quando faccio i movimenti per fare le ottave o qualsiasi altro passaggio tecnico, le dita devono essere morbide ma veloci. Se io vado a irrigidire le dita, questo non mi permette di suonare in maniera fluida. Partiamo sempre dal sopra, collo, spalle, avambracci, sempre ben rilassati, mi raccomando. Non fare troppo movimento con le dita. Cosa vuol dire? Non alzare troppo le dita, perché questo non ti aiuta assolutamente. E assicurati che il liveraggio delle chiavi del tuo clarinetto sia a posto. Se non lo è, affidati a un buon tecnico riparatore e fatelo fare in maniera professionale. Sistema i micromovimenti delle dita prima nel lento. Ricordati che se viene bene lento, viene bene anche veloce. Questa è una regola aurea. Quindi, quando io vado a fare i miei movimenti, prendo per esempio l'ottava del Mi basso, in chiave di violino parlo, e del Mi medio nel clarinetto e comincio a sentire come va. Per esempio, se sento cose di questo genere, lì vuol dire che ci sono dei movimenti intermedi delle dita che devono essere per forza ripuliti. Mi raccomando. Più sei meticoloso adesso e più diventi bravo nel futuro. Ricordati che la musica è per le persone pazienti, molto pazienti, e che sanno aspettare anche. Nella descrizione di questo video ti lascio una pagina intera di esercizi da fare per le ottave. Questi esercizi sono in tonalità di impianto di Do, quindi non troverai nessuna alterazione in chiave. Consiglio spassionato, fatti gli esercizi in tutte le tonalità. Facciamo l'esempio pratico. Se io faccio Mi, Fa, Sol e sono in Do, non ho alterazioni. Per esempio, Do, se lo voglio fare per esempio in Fa, cosa faccio? Faccio lo stesso identico esercizio, ma quando arrivo al Si, invece di fare Si naturale, faccio Si bemolle. Quindi, per esempio, e così via discorrendo per tutte le tonalità. Un bemolle, due bemolli, tre bemolli. E lo stesso discorso sempre anche con i diesis. Nel PDF trovi la prima parte di esercizi che sono per beginner, quindi per persone che iniziano quasi da zero, quindi sono note da 2 movimenti. La parte centrale del PDF è invece per chi è a un livello intermedio e la parte finale del PDF abbiamo delle figurazioni ritmiche più complesse con passaggi anche più complessi che sono per quelli che sono un pochino più avanti con lo studio. Ti lascio una massima.
spedito ma non affrettato. Cosa vuol dire? Vai avanti in maniera spedita, ma non affrettare. Quindi quando l'esercizio lo senti che lo stai dominando perfettamente, allora puoi aumentare la velocità. Se senti che ancora c'è qualche dubbio, qualche perplessità, le dita ancora non sono pronte, fermati lì, sistema la cosa e poi aumenti la velocità successivamente. Ricordati che più sei meticoloso e più diventi bravo. Se non l'hai ancora fatto, mi raccomando, iscriviti al canale e ti ricordo che il valore nel mio canale lo porti tu con la tua iscrizione e con la tua presenza. Io spero che questo contenuto ti sia stato utile. Se ti è piaciuto lasciami un like, lasciami un commento che mi fa sempre piacere, fammi sapere come va lo studio, se stai trovando dei benefici oppure delle difficoltà, mi fa sempre piacere leggere i vostri commenti e io ti do appuntamento alla prossima pillola di clarinetto. Ciao ciao!